Sì, è arrivato l'aggiornamento 3.0 di Helix. Nuovi amplificatori, nuove casse, nuovi blocchi. Avevi dubbi su Helix? Ora cambia tutto. Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi, come da titolo, andiamo a vedere che roba pazzesca ha tirato fuori Line 6 con il nuovo aggiornamento. Partiamo da lui, vi dico tutte le novità per HX Stomp e poi vediamo un sacco di funzionalità nuove per la famiglia Helix. È stata una corsa contro il tempo realizzare questo video, però raga, tantissime novità, troppe cose da dire subito, me lo merito, Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ora, basta chiacchiere e andiamo al dunque. Cominciamo a vedere come si aggiorna la macchina se ancora non lo hai fatto. E poi vediamo un sacco di amplificatori nuovi, effetti nuovi, casse nuove, tutte le funzionalità. Però prima, con calma, aggiorniamola. Per aggiornare il software della tua pedaliera o del tuo rack, se hai la versione rack, ti basta collegare la macchina via USB al computer. Una volta collegata, apri il software che hai scaricato dal sito di Line 6 che si chiama Line 6 Updater, inserisci le tue credenziali e seleziona il dispositivo che hai collegato al PC per aggiornarlo. Ora dovresti vedere una lista di tutte le versioni disponibili del software per la tua macchina. Ti basterà cliccare su Update a destra e il processo di aggiornamento partirà in automatico. Ma aspetta, prima di fare qualsiasi cosa fai un bel backup generale dal dispositivo, così se qualcosa dovesse andare storto puoi comunque recuperare tutti i tuoi suoni. Come fare? Lo vediamo subito. Per farlo vai su HX Edit, l'editor di Line 6, clicca sulla scheda File e poi Create Backup. Qui potrai scegliere che nome dare al tuo backup e poi crearlo. Una volta fatto questo e aggiornata la macchina, il primo problema che puoi incontrare è che il dispositivo è aggiornato, mentre sull'editor del PC non vedi ancora tutte le novità. La soluzione è molto semplice. Hai ancora installata la versione vecchia dell'editor, quindi ti basta andare sul sito di Line 6 e scaricare l'ultima versione di HX Edit se ancora non lo hai fatto. Piccola parentesi, se hai avuto qualche problema e l'aggiornamento non è andato a buon fine, calma, non ti disperare, spegni la macchina. Tieni premuto il bottone Page a destra e riaccendi la macchina. Questa procedura è valida solo per HX Stomp. Le altre macchine della famiglia Helix avranno le loro procedure dedicate. Ora, HX Stomp si riaccenderà, ma lo schermo resterà nero. È giusto che sia così. Il computer comunque lo riconoscerà come collegato e dal software Line 6 Updater ti basterà selezionare HX Stomp e aggiornarlo alla versione precedente del software. Terminata questa fase, verifica che tutto funzioni. Se ora tutto funziona, puoi aggiornare la macchina all'ultima versione. Adesso ci divertiamo. La novità più grande, la più attesa, raga, ce li abbiamo davvero. Sono arrivati 8 blocchi su HX Stomp. Finalmente, sì. Fa un po' strano accenderla e vedere tutti quei blocchi liberi. Wow! Però raga, lucidi, non è tutto rose e fiori. Questa cosa dei blocchi aumentati potrebbe confondere un po'. Non è stata aumentata la potenza della macchina, sono stati soltanto aggiunti 2 slot in più per la creazione dei preset. Quando utilizzi tanti blocchi che richiedono tante risorse, potrebbero bastarne pochi per saturare il DSP della macchina. Ma se stai un po' attento, hai per le mani una macchina che è davvero migliore rispetto a prima, che già andava bene. Con gli 8 blocchi abbiamo la possibilità ancora di più di scolpire il nostro suono, andare nel dettaglio o semplicemente aggiungere qualche effetto in più. Oppure possiamo dimenticarci il blocco amp più cab. Nessuno guarderà più questo mio video ora. E passare direttamente ad avere un amp e un IR. Il suono migliorerà ancora di più. Io ad esempio in qualche caso usavo 3 blocchi solo per l'amplificatore e la cassa. Un pazzo! E su 6 blocchi me ne restavano liberi solo 3. Ora, con il nuovo aggiornamento, ho a disposizione ben 5 blocchi da dedicare agli effetti. Ed è arrivato il momento di iniziare a vedere le prime novità. Nuovi amplificatori. 1, 2 e 3. US Princess è una nuova simulazione basata sul Fender Princeton Reverb, DAS Benzin Mega e Lead, basati sulla testata Diesel VH4. Hai capito perché Benzin, no? Benzin, diesel, benzina, diesel. Io ci sono arrivato adesso mentre te l'ho detto, giuro. Te li faccio sentire immediatamente.
Tutte e tre le nuove simulazioni sono davvero ben riuscite. Brava Line 6. Due nuove casse, la US Princess 1x10 e la US Princess 1x12. Di base si tratta della stessa cassa, basata su quella del Fender Princeton Reverb. L'unica differenza sta nel cono. In una abbiamo il cono da 10 pollici, nell'altra il cono da 12. Direi ottimo passo avanti per tutti quelli che utilizzano le cab sim stock di Helix. Io ho sempre usato le mie IR preferite. Mi prenderò qualche giorno per provarle per bene queste casse. Passiamo ora agli effetti. Raga, quanti sono? Sono tantissimi, sono bellissimi. Adesso ve li dico tutti. Alcuni te li farò sentire, altri invece te li descriverò e basta, se no questo video dura 832 ore. Comunque, quando li avrò provati tutti, li troverai come al solito su Instagram nella sezione GTV. Nella serie No Talking Demo troverai tutto quello che ti serve e come sempre, se cerchi bene, anche qualcosina in più. Uno di questi effetti lo aspettavo particolarmente, ci speravo un sacco, ma non è che ci credessi così tanto. Sono stati aggiunti 5 nuovi drive, tra cui il mio preferito, il Precision Drive di Horizon Devices. Tra questi nuovi drive ci sono ben 3 nuovi fuzz, tra cui la simulazione del Ramset Big Muff. Direi ottimo lavoro sulle distorsioni. Ora ti faccio sentire rapidamente il mio preferito. Oh, finalmente. Sempre della famiglia Horizon Devices è stato aggiunto l'Horizon Gate, basato sul circuito del gate del Precision Drive. Anche quello, ovviamente, funziona benissimo. È ottimo per togliere tutti i frusci quando abbiamo i gain più alti. Dà il meglio di sé prima del blocco amp. Addio altro tips del mio vecchio video. Grazie a Line 6 che non vuoi far vedere i miei video, Ho capito, vado a cancellarlo, torno subito. È stato aggiunto un simulatore di chitarra acustica. Ok, suonare la chitarra acustica è un'altra cosa, per cui aspetta, frena le dita, non insultarmi. Ma vuoi mettere la comodità di portarti una chitarra sola in una seratina tipo ristorante o un bar piccolo e avere questo effetto? Parlando di trasportabilità, top! È basato sul Boss AC2, funziona davvero bene, soprattutto quando viene combinato con qualche IR per chitarra acustica. Stupendo perché aggiunge un parametro extra, lo shimmer. Questo parametro ci permette di dare un po' di movimento alle armoniche. In pratica va a simulare la risonanza che si crea tra le corde mentre suoniamo la chitarra acustica. Il suono sarà molto più realistico. Questo effetto è utilissimo per creare quei suoni in cui misceliamo i pick-up piezo al nostro pick-up della chitarra elettrica. Puoi sfruttare i percorsi paralleli su Stomp per creare questo effetto senza avere un vero piezo nella chitarra. Tanta roba! Adesso ti faccio sentire una cosa. Prendo la mia 7 corde, che è una chitarra cattivissima, metal puro, e senti cosa tira fuori. Assurdo. In seguito è stata aggiunta una serie di algoritmi originali Line 6. Partiamo dalle modulazioni. È stato aggiunto un algoritmo chiamato Poly Detune. Line 6 ci garantisce che è ottimo per tutte le persone che normalmente evitano i chorus tradizionali. Verificherò. Nella sezione dei delay è stato aggiunto un algoritmo chiamato Poly Sustain. Raga,
Stupendo! Possiamo trasformare un foot switch del pedale in un pedale del pianoforte. Basta che suoni e premi lo switch. Automaticamente sotto verrà aggiunto un tappeto formato dall'accordo che stavi suonando. Qui puoi andare a suonare tutto quello che vuoi e improvvisarci quanto vuoi. Si può fare sia on-off, premi il pedale e sotto viene aggiunto l'effetto di cui ti ho parlato. Resta attivo finché non ripremi il bottone per spegnerlo. Oppure puoi fare come se fosse un vero e proprio pedale del pianoforte. Finché tieni premuto lo switch, il suono sotto resta. Per ottenere quest'ultimo effetto ti basta attivare la modalità momentary sul foot switch che hai deciso di utilizzare. Demo al volo! È stato aggiunto anche un glitch delay davvero pazzo. Provalo, prendi dimestichezza con i controlli del pedale perché sono davvero tantissimi e divertiti. Andiamo avanti. Sono stati migliorati anche tutti gli algoritmi che vanno a gestire il pitch. Sono diventati algoritmi davvero pesanti, ma se li utilizzi con molta attenzione possono essere davvero utili. Passiamo da un algoritmo in stile whammy a uno che serve soltanto per cambiare la tonalità a quello che stiamo suonando, fino a un simulatore di 12 corde. Una piccola precisazione: essendo questi algoritmi molto pesanti, ti consiglio, se utilizzi Helix Floor, Helix LT o Helix Rack, di utilizzare un percorso dedicato solo a questo tipo di effetti. Ogni riga di queste macchine equivale a un DSP fisico della macchina. Mettere tutti i blocchi su un'unica riga sovraccarica il DSP e poi non funziona niente. Invece, nella sezione volume pan è stato aggiunto uno stereo imager. Se utilizzi la tua macchina in stereo, questo blocco può aiutarti ad aumentare l'immagine stereo del tuo suono. Mi raccomando, assicurati che subito dopo questo blocco non ci siano altri blocchi mono, altrimenti non funziona. Last but not least, è stato aggiunto un bel looper con un sacco di funzioni che ci permettono di controllare quello che stiamo suonando in tempo reale. Ok, i nuovi blocchi sono finiti, ma ce ne sono davvero tantissimi. Per la lista completa vai sul sito di Lane 6, solito link in descrizione. Passiamo ora alle funzioni. Prima su tutte, lo spillover tra i preset. Questa cosa però è valida solo per i sistemi con più di un DSP, Helix Floor, LT, Rack, quelli lì. Queste macchine infatti andranno a dedicare un intero DSP alla gestione dello spillover. Questo ti permetterà di andare da un preset all'altro senza quel fastidiosissimo momento di silenzio, che sarebbe il tempo che si prende la macchina per caricare il preset. Andiamo a sacrificare un intero DSP per questa funzione. Se ti è utile, fallo. Se invece non la vuoi sfruttare, continua a usare gli snapshot. Altra novità, aiuto quante sono, la sezione Favorites. Ti ricordi il tuo blocco preferito? Perfetto. Ti ricordi ogni volta quanto tempo perdi per regolarlo e configurarlo come piace a te? Parametri, le assegnazioni degli stomp, comandi MIDI. Perfettissimo. Ora puoi salvarlo nella lista favorites e richiamarlo pronto per l'uso. Sì, si può fare davvero. E puoi anche dargli il nome che ti piace di più. Per farlo ti basta andare nella catena e andare sul blocco che vuoi aggiungere alla lista. Premere il tasto Action e selezionare la voce Aggiungi ai preferiti. Costruire suoni con i tuoi blocchi preferiti non è mai stato così facile e veloce. Cheat Lane 6. Se invece vuoi salvare come default una regolazione per un blocco, in modo che ogni volta che vai a sceglierlo dalla lista di quelli disponibili sia già pronto, vai sul blocco, premi Action e seleziona User Default. Ogni volta che andrai a selezionare quel blocco dalla lista di quelli disponibili sarà già pronto con i parametri che hai scelto. Altra funzione per chi possiede Stomp, il Command Center. Questa cosa ti permette di utilizzare Stomp per controllare altri dispositivi via MIDI. Per molti può non avere senso con solo 3 switch, per altri invece sì. Come dicono quelli di Lane 6 sul loro sito, se vuoi puoi utilizzarlo contemporaneamente come scheda audio e come controller, ad esempio per i video su YouTube. È un uso alternativo. A detta loro è stato richiesto da moltissimi utenti, quindi eccolo qui. Ora Stomp può funzionare anche come controller MIDI. Raga, momento di pausa. Quelli di Lane 6 hanno sistemato davvero tutto. Si sono accorti che i loro preset di fabbrica, dai, possiamo dirlo, non erano il massimo. E qual è stata la soluzione? Introdurre gli Artist Presets. Sono dei preset che sono stati costruiti da chitarristi davvero importanti. Non sto qui a dirteli tutti, se no stiamo qua fino a dopodomani. Sono stati fatti apposta per le macchine Lane 6. Ovviamente non hanno voluto cancellare i nostri preset personali. Se aggiorni la macchina, automaticamente non vedrai anche i suoni nuovi che hanno aggiunto. Ci sono due modi per usarli. Uno, fai un reset di fabbrica alla pedaliera, ma mi raccomando, come ti ho detto prima, fai un bel backup alla macchina. 2, caricali manualmente all'interno della macchina tramite l'editor. Lane 6 ci dà il link per scaricarli direttamente. Saremo noi poi a prenderli e inserirli nella macchina. Dai, un piccolo spoiler te lo faccio. Pete Torn, Rabea Massad, Bumblefoot, Steve O. Mi fermo qui, se no la gas. Piu!
Insomma, è stato un aggiornamento davvero importante per Lane 6. Hanno introdotto di tutto e secondo me, raga, prepariamoci e ne arriva una nuova pedaliera di casa Lane 6. Dopo questo aggiornamento stiamo arrivando davvero al limite con la potenza di calcolo della macchina. Non è così difficile ipotizzare che una nuova pedaliera sia in arrivo. Nell'attesa mi divertirò un sacco con questi 8 blocchi di HX Stomp. Non vedo l'ora di mettermi e passare le ore a creare nuovi suoni. E se vuoi sentire quelli che ho fatto finora, vai al mio sito web, dagli un'occhiata e fammi sapere. In ogni caso, se il vecchio video di HX Stomp non era abbastanza e ora ti ho convinto a comprarlo perché lo sai che ti serve, lo sai? Allora iscriviti al canale, e se hai già HX Stomp o un'altra macchina della famiglia Helix, iscriviti comunque al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su tutte le novità di Lane 6 e scrivimi nei commenti quale prodotto vuoi vedere sul canale. Io, come al solito, per tutte le domande che avrai, e ne avrai un sacco, sarò ad aspettarti su Instagram. E guarda, ti aspetto così, davanti al telefono. Sì, però vai. Non posso stare qua tutto il giorno. Vabbè, ci vediamo al prossimo video.